Benvenuti nella casa bella! Che niente, la TV anche Voglio Davide! Terzo anello. Il Milan visto dall'alto. Benvenuti a tutti, bentornati, terzo anello, siamo ritornati dopo la pausa nazionali, È vero. un po' più tristi, Un po' più tristi. un po' più tristi della pausa nazionale, non avrei mai pensato che la pausa nazionale potesse essere un bel momento. È vero, è vero. Prima sconfitta vista il terzo anello di Prima quest'anno. sconfitta del terzo anello di quest'anno, perché abbiamo appena giocato Milan-Juve, Milan-Juve, 1-0 per la partitaccia Juventus. terrificante. Esatto. Siamo qua per parlare, siamo qua per questa mezz'ora di analisi psicologica del dramma di Milan-Juve, ma non solo, perché in realtà questa pausa nazionali ci ha dato dei bei momenti incredibili vero. di cui vogliamo parlare, secondo me. Sì, sono state obiettivamente 2 settimane di fuoco. Io, da noto ludopatico per il Milan, ho seguito l'avvicendamento calcio scommesse con grande attenzione, Con grande attenzione. e ci terrei a parlarne. Ok, va bene, quindi diciamo il primo tema di oggi potrebbe essere tutto quello La che ludopatia. è successo. Esatto, La tutto quello che è partiamo. successo queste 2 settimane, a partire dalla ludopatia Allora. di Sandro Tonali e di Fagioli, che Sì, chi lo sa, però Fagioli- magari avrebbe giocato al posto di Locatelli. Non ne abbiamo la Ah. certezza, ma potrebbe essere. Ah. Ecco che si aprono È un dei complotto. nuovi... Allora è un complotto. Allora è un complotto, come al solito un complotto. Vabbè, ma dopo ne parliamo. Non mi stupisco di nulla, ma arriveremo a parlare di Milan-Juve. Quindi 2 settimane di ludopatia, le 2 settimane di Sandro Tonali rivelatosi non più tanto Non l'uomo... più questo idolo Esatto, del Milan. l'uomo immagine che noi tutti Allora, di fatto ci immaginavamo, l'uomo di Io, squadra. io mi ricordo. Allora, facciamo un flashback. Sì. Siamo live un giorno sul canale di Milanissimi 889. Sì. Ok? Stiamo parlando. Arriva la notizia che Paolo Maldini è stato ufficialmente esonerato, sì. comunque allontanato dalla società. Dramma psicologico, giorni e giorni in cui ma Esatto. come facciamo, come non facciamo e tutto quanto. E i due, vorrei dire, uomini principali della gestione Maldini sono De Ketelare e Tonali. I Tonali, è vero. Che vengono è vero. venduti entrambi. Comunque, vabbè, De Ketelare non è ancora ufficiale, quindi distrutti. Tonali, l'addio di Tonali. Per Tonali distrutti, ragazzi, per io De diciamo Ketelare che chi se ne Tonali, frega, ma- il fatto che Tonali se ne sia andato a me, nel senso, basta, va bene, un altro giocatore, non è che è stata sta gran roba Tonali al Milan, nel senso... Io l'ho adesso- vissuto come un lutto personale, sì, ma un insomma, lutto, ma ognuno fino a un la vede certo modo punto... proprio. Oh, masterclass, signori, masterclass, incredibile. Di Giorgio Furlani. Cioè, Masterclass di Giorgio Furlani. E poi ti chiedo anche, ma c'è mai stato secondo te una caduta in basso così veloce come la storia di Tonali al Milan? Da idolo che delle piange folle. per l'addio di Ibrahimovic nell'ultima partita dell'anno scorso a indagato e prossimamente Squalificato. per lo scandalo del calcio scommesse da giocatore del Newcastle, che è una delle squadre obiettivamente più antipatiche Sì, quando degli rivedere- ultimi anni. Quando per rivederemo via questo video di chi tra c'è 10 dietro. anni e il Newcastle Esatto. avrà vinto 9 Champions, ovviamente Plausibilmente. sarà un altro discorso, ma Esatto. per ora il Newcastle è una squadra che non vale molto. Veramente un gran dispiacere quello di Sandro Tonali, perché era un po' l'idolo del terzo anello che crolla in basso in questo modo. Questo è il ragionamento che abbiamo vergognoso, fatto ultimamente. vergognoso. Umanamente parlando a me spiace, chiaramente, perché se effettivamente è ludopatico è una malattia, ragazzi, chiaramente. Sì, Diciamo sì, che certo. il mondo del calcio ultimamente non è che abbia aiutato moltissimo tra sponsor, B-Win, better e via D'accordo, è dicendo. chiaro, è Però chiaro. oggettivamente, umanamente parlando, spiace. Calcisticamente parlando, grazie di tutto Sandro Tonali, 80 milioni, ci abbiamo rifatto una squadra, Grazie sei andato di al tutto, Newcastle Sandro. e poi ti squalificano. L'unico anche. problema forse sarà quello che non riceveremo i bonus delle Quanto ci prestazioni. perdiamo? Non si sa ancora esattamente, Ok, ma ecco. parliamo probabilmente di almeno una decina di 10-15 milioni. milioni. È Quella così. è una bella fregatura. Secondo argomento, pausa scusate, pausa nazionali uguale infortuni. Per noi questa volta sono 2, Chukwueze infortunato in quella macelleria che è il La Nigeria. ritiro della Nigeria, dove 3 o Dove 4 l'infortunio di giocatori... Chukwueze non è stata la cosa peggiore Esatto. che è successo, perché Osimhen ha fatto il disastro. 3-4 giocatori puntualmente si infortunano perché non si sa
Qual è cavolo. stata l'ultima pausa nazionale in cui non abbiamo avuto un infortunio? Sinceramente Scrivetelo anche non- nei commenti esatto, perché non me lo scriveteci nei commenti ricordo. perché non me Secondo lo me noi abbiamo ricordo. sempre almeno un infortunato. Probabilmente sì, e l'altro è Sportiello che non viene convocato a nulla, ma nonostante Ma ciò, decide di rompersi. pur rimanendo decide di Solidarietà, infortunarsi. grande. E quindi potremmo iniziare forse come primo vero e proprio commento la partita di ieri sera, o per voi dell'altro ieri sera, Milan-Juventus a San Siro, con l'incredibile prestazione di Antonio Mirante. Grande Antonio, che fa man of the match. esattamente, anche Morgan lo conferma Morgan qui dalle alla retrovie regia, ce lo dice, che fa verissimo, obiettivamente la partita da terzo portiere che dovrebbe fare un terzo portiere, incolpevole in occasione del gol, magari un po' lento nella distribuzione di palla, ma adesso se no sarebbe titolare, 2 grandi parate negli ultimi minuti, La seconda quella con nel grande terra, le attività sul e secondo grande tiro, coraggio. grande parata. Forse pecca un po' di leadership, chiaro non si vede il carattere di Maignan. È comunque il terzo portiere. Però è comunque il terzo portiere, che cosa dobbiamo, Certo che cosa dobbiamo è. fare? Però Certo è che se noi andiamo a dire che il nostro portiere ha fatto è man of the match Sì. e la prima parata che ha fatto l'ha fatta all'80° Esatto, minuto sì. su tiro di Vlahovic, dice tanto di che partita è stata Milan-Juve. esatto, perché, una partita ragazzi, bruttissima contro una squadra che aveva solo quell'opportunità per vincere la partita, ovvero l'espulsione di Malik Thiaw, e poi parleremo anche di Malik Thiaw. E voglio dire, una partita veramente brutta contro una squadra obiettivamente molto scarsa, a quale tu hai fatto un commento molto interessante a fine partita. Allegri, che è stracriticato come allenatore della Ragazzi, Juventus, dovrebbero fargli la una statua d'oro, ragazzi. nonostante le pagliacciate nel finale con la giacca stracciata, allora, non si sa ma per quale poi tu motivo, vai l'invasione di campo nell'occasione del gol Lonzo, orribile di Locatelli, vabbè, terribile, però senza l'invasione- Allegri dove sarebbe questa Juventus? Probabilmente a metà classifica, perché Cioè, è l'unico ragazzi, che riesce a tirare fuori 20 punti in da 9 partite. Rugani, Esatto. Gatti, Kostic, che non ho capito, l'ha comprato la Juve, ha smesso di saper giocare a calcio. L'unico forte di quella squadra è Rabiot, onestamente. Esatto. UEA Kane- che può Vabbè, essere un buon giocatore, ma McKennie inguardabile. Gatti. Kane forte soltanto perché ciao ieri ha deciso che voleva ogni impazzire. volta dai un nome diverso. Sì, com'è che si chiama? Ken. Ken. Bravo, scusa, ragazzi, io sapevo. Milik è l'unico che avrei voluto forse al Milan al posto di Vlahovic. Jovic. Sì, no, dico come giocatori realisticamente prendibili, ovviamente. Poi- No, chiaro, però la partita è stata veramente brutta e sinceramente La Juve ha sono molto fatto, deluso, la Juve ha fatto quello che deve fare una squadra di mezza classifica, com'è la Juve in questo momento. Catenaccio durissimo, portando a casa il pareggino. Poi ci scappa la follia del difensore del Milan, ci via. scappa che Manuel Locatelli non si capisce perché ci odia. Manuel, Esatto, sì, cosa, sì. cosa ti abbiamo fatto? Ma poi Manuel? ma che modo di festeggiare è? Esatto, Ma perché hai festeggiato vabbè, così? comunque, Manuel? aveva Ma ti pare il segnato modo di uguale 7 anni fa quando ha segnato con noi contro la Juve. Sì, a differenza però che quello era stato un bel gol per Esatto, questo. Ma poi ha pianto, ma è vero. Locatelli ma ha cos'è? pianto, è Ha pazzo, è pianto, completamente Vabbè, pazzo. è No, pazzo, ragazzi, Locatelli, se segui Terzo Anello, se sei nel gruppo Telegram Sì, di Manuel, Terzo Anello, peraltro scrivici per favore, esatto, il link raccontaci del gruppo che Telegram t'abbiamo in fatto. descrizione. Esatto, scrivici un po', ne parliamo insieme, perché non è modo di comportarsi a San Siro davanti ai tuoi ex tifosi. Va bene, ci può stare che magari non abbia fatto Quell'insultino è scappato, però. sì, insultino che adesso non possiamo ripetere, altrimenti arrivano i problemi arrestano, se ne al dico canale un'altra, YouTube, mi arrestano. ma voglio dire, sapete benissimo se eravate allo stadio, poi magari ci avete anche sentito. Arriviamo al punto che Vai. ha, diciamo, all'elemento chiave, al momento chiave che ha cambiato il corso di una partita che altrimenti avremmo minimo pareggiato 0-0 perché non avrebbero segnato mai. Questo cartellino. L'espulsione a Malik Thiaw. Sull'espulsione a Malik Thiaw ho sentito soprattutto sul gruppo Telegram di Terzo Anello, vi ricordo ancora una volta di entrare, trovate il link in descrizione. Siamo un po', si parla qua sotto, si parla un bel po' e devo dire che è un gruppo molto vivo e attivo e vi consiglio sinceramente di entrare, sì, da qualche parte. Qua sotto da qualche parte c'è il link. Esatto. Che il problema dell'espulsione di Malik Thiaw è stato in primo luogo un errore tattico da parte di Pioli, che ogni volta che si perde continua a essere criticato anche in partite in cui secondo me Però- come questa c'è un po' poco da criticare, insomma, no. Però io prendiamo le due partite di quest'anno che abbiamo perso, Inter che sono e chiaramente Juve. due partite molto diverse, però abbiamo Sì. perso entrambe. Inter e Juve. In entrambi i casi noi giochiamo col difensore alto nell'uno contro uno. E va bene, E in questo sì. entrambi i casi, ciao.
non è che fa proprio una grande Forse partitona, non è diciamocelo. no. Poi ha fatto stavolta delle buone partite anche nell'uno ma contro ciao, uno. gioca Ciao, benissimo. E il problema sono queste squadre qua che Mhm. soffriamo questo momento di difesa alta uno contro uno. E io dico, se già contro l'Inter l'hai visto, già l'anno scorso l'hai visto, ma non Sì. facciamo lo stesso errore, perché poi succede la stessa cosa, come era successo col Chelsea un po' diverso, però poi ci troviamo a giocare in 10 e perdiamo una partita che oggettivamente potevamo vincere. No, questo Poi sì. Pioli, secondo me, a questo giro ci sta a criticarlo, perché al di fuori di questa situazione, che peraltro rosso o non rosso ne abbiamo discusso molto, adesso riprendiamo, però anche i cambi sono dei cambi che, voglio dire, lasciano il tempo che trovano, perché Adli non stava giocando malissimo, incredibile, mi sembra assurdo dirlo, perché Adli veramente, ragazzi, scarso, però metti dentro questo è un bel tema. Krunic che fa 3 tocchi e sono 3 tocchi sbagliati, poi sulla deviazione ovviamente non credo vabbè, di non c'è dargli niente colpe, da fare, però ci però sono sì. già dei tocchi che vanno male. No. Sul rosso ci sono Sì. i 4 punti di come classificare il rosso, perché chiara occasione da gol, È a me chiaro sembra che di sì. sì. Sì, purtroppo lo è. Oddio, poi forse- era Ken, quindi chiara occasione Poi da ovviamente gol. avrebbe sbagliato, ma Esatto. infatti era quello, ma Esatto. cioè, là sbagliava, hai visto prima, ha lisciato un pallone che vabbè, incredibile. Possibilità di riprendere la palla, direi che E questo c'era. ce l'aveva addirittura proprio incollata al piede, sì. Poi, ultimo uomo, chiaramente, e l'altro discorso era la Forse- possibilità che qualcuno arrivasse a Sì, anche la contrastarlo. distanza dalla porta, che forse magari è l'unico elemento che magari potrebbe lasciare qualche dubbio. Diciamo che dubbi sul cartellino rosso purtroppo non ce ne sono, hanno detto tutti che l'unica cosa che un po' infastidisce è la rapidità con cui il signor Mariani ha deciso A noi di ha dato il rosso. estrarre il cartellino rosso, Adesso. una velocità incredibile senza neanche andare un po' a vedere la dinamica, andarla a vedere al VAR, insomma ci è Però, sembrato un pochettino eccessivo, ammesso- così come non è stato particolarmente tempestivo Esatto. nell'ammonire Gatti, Su Locatelli, questo ti volevo andare a prendere, perché Bremer, il eccetera. rosso a noi istantaneo. Istantaneo. Il giallo a Gatti, ragazzi, contiamo quanti falli ha fatto Gatti. L'ha detto Pioli, 22. Gatti ha fatto 22 falli. Che al doppio ogni sono volta. 44 Gatti in fila per 3 con resti 2. Cioè, Bella. signori, Sì. Gatti ha fatto ma Clippata poi questa. falli non ci sono falli e falli, ma i suoi falli erano tutti falli tattici sulle ripartenze. Sì, tutti A da un certo cartellino punto giallo. è giallo. Tutti da cartellino giallo, tutti da E cartellino poi giallo. dopo, anche lì, fai fallo su quello, poi a un certo punto c'è la ripartenza Mhm. di Leao e Gatti può permettersi di fare il fallo e di bloccarlo perché non gli è stato dato il giallo. No, allora, io poi non voglio fare quello che viene a piangere davanti alle telecamere, No, anche se lo sto perché facendo ed è il mio obiettivamente sport prima di preferito. anche perché prima di in Milan-Genoa magari invece ci poteva essere un po' un aiuto da parte nostra, quindi anche cioè a nostro favore, quindi ok. Il problema è, ragazzi, va bene il cartellino rosso a ciao, ma se la scelta dell'arbitraggio è così severa, tanto da estrarre un cartellino rosso del genere, comunque da regolamento, certo poteva esserci, ma un po' severo, anche gli altri cartellini gialli si poteva aspettare in maniera un po' più tempestiva. Comunque dai, basta, Però, che basta rosicata. arbitri. Che rosicata, signori, sto Milan-Juve, No, è veramente un punto perso, 2 punti persi, 3 punti tre persi. punti persi, Quanti ne abbiamo perché persi? Non almeno riesco un neanche più a punto contare. perso, Almeno un uno punto sicuramente, 3 sarebbero un peccato, onesti. veramente un peccato. Un peccato, però io faccio un po' la controparte sul discorso di Pioli. Non Ma sono sì, molto ma, d'accordo. ma che è sto ottimismo? No, Dai. no, non sono molto Cos'è? d'accordo sul discorso e le critiche a Pioli per una ragione, che secondo me in questo caso, per quanto l'ho criticato in questa cosa che tu dici relativamente al derby, ovvero la difesa alta, l'1 contro 1, nel derby è stato un errore. Secondo me con la Juventus, con questa Juventus, che aveva in attacco tra l'altro né Chiesa né Vlahovic, giocare in questo modo poteva aver senso. Se poi Ciao fa un errore individuale gravissimissimo come quello che ha fatto, non è colpa di Pioli. Secondo me lì Ciao, in una situazione normale in cui non commette un errore del genere, in cui non è sfortunato a scivolare in quella maniera, Ken lo ferma ad occhi chiusi, così come avrebbe fermato Milik, così come avrebbe fermato UEA, che erano i 3 giocatori alla fine più offensivi della Juventus, quantomeno nel primo tempo. Quindi non sono sicurissimo. Poi mi sono un po' ricreduto dopo una discussione piuttosto accesa sul gruppo di Terzo Anello, sul gruppo Telegram di Terzo Anello, ieri sera, appunto dopo la partita, sul discorso di Krunic, che effettivamente potrebbe essere un errore perché è entrato al 60°, io allo stadio ero convinto che fosse entrato più tardi.
Un altro errore però ben più grave secondo me è la decisione di togliere Pulisic al posto di Kalulu. Avrei sinceramente, visto poi il modo in cui hanno giocato le punte, Giroud e Jovic, avrei pensato di tenere magari due attaccanti mobili come Leao e Pulisic in avanti, lasciar perdere la punta che tanto da solo contro Bremer poco avrebbe fatto e poco effettivamente ha fatto per corso la Anche partita. perché Ma si tratta di cose col senno di poi, ti voglio raccontare questo aneddoto. Vai. L'altro giorno camminavo per il centro di Milano. A un certo punto sono entrato in un negozio che vende notoria marca di elettrodomestici color pastello, probabilmente la che conoscete potrebbe tutti. sponsorizzare Terzanello magari in Che futuro, quando vogliono, esatto, quella sì, marca sì. che inizia per S, 4 lettere, vabbè. Ok. E ho visto un frigorifero, ok? Sì. Bel frigorifero, e mi ha ricordato Luka Jovic in attacco. Perché ragazzi, è un bidone, ragazzi, è un bidone, ma Già che si è schierato, già Cioè, si è schierato. ma non Allora, ha a livello corso, di non ha dimensioni corporee sul paragone livello col di frigorifero mobilità. sono abbastanza d'accordo, perché Cioè, è proprio quadrato Jovic. ma è anche fermo, è Anche quella, abbastanza. c'ha la stessa Perché unità. non ho Okafor? Perché non Perché ho non ho Okafor? Okafor? Ragazzi. Perché non ho Che Okafor? comunque, voglio dire, tu c'hai un giocatore che il Real dà via gratis, che la Fiorentina dà via gratis. Se la prima volta ti viene il dubbio, alla seconda un po' di certezza inizia a esserci. Probabilmente la Poi, storia di chiaro di che è stato il Jovic momento al Milan. panico dell'ultimo secondo e non avevamo un attaccante, ma a quel punto non metterlo, metti Okafor, che peraltro ha dimostrato già in 2 partite di essere Sì, almeno un segna, ottimo attaccante. almeno Però, segna. Da quel punto di vista sì. chi è stato secondo te il peggiore in campo? Tolto ciao. Tolto ciao. Devo dirlo a malincuore. Lo Devo so. dirlo a malincuore Il perché... numero 80? Allora, a parte Adli, che ragazzi, adesso Vabbè. nei commenti scrivete il vostro Parere su Adli, diteci perché- che cosa ne pensate di Adli Il e cercate pittore. per cortesia di essere oggettivi, perché d'accordo che Adli è cuore La rosso favola di nero, Adli, la il favola, video di lui su TikTok che canta i cori della è curva. intonatissimo, è tutto quello che volete, però ragazzi non è un giocatore da queste partite. Se vuole giocare contro il Cagliari, Esatto, se vuole giocare con la esatto. Salernitana va benissimo, ma contro la Juve, anche contro questa Juve, contro un Inter, contro un, come contro un queste top top club, top ma squadre. anche la Fiorentina, voglio dire, ok, Adli non va bene. Beh, Comunque con il mio calma peggiore... definire la Fiorentina top squadra, però No, per quello che sta facendo dico, ma il mio purtroppo giocatore che più mi ha deluso ieri e che doveva essere il giocatore in più, perché con l'esclusione di Pulisic davanti, da mezzala di destra e con il suo fiato e la sua corsa doveva coprire gran parte del campo e anche buttarsi in attacco, cosa che sappiamo essere assolutamente in grado di fare. A me veramente non è piaciuta la prestazione di Musa, che concorre quest'anno a diventare il mio nuovo calciatore preferito dell'AC Milan di Milano, ma purtroppo sta questa scalando partita, classifiche. esatto, non è stata all'altezza, non è stata sufficiente, può succedere, adesso non mi sento di criticarlo più di tanto. io ci ho Perché? pensato nottetempo, perché Sì. ieri all'uscita dallo stadio avevo detto anch'io Musa. Ci ho pensato, ho riguardato un po' agli highlights e ti dirò, Reinders. A Reinders Secondo è me un po' sparito. il hai problema, ragione. allora, Reinders ha questo problema. Io faccio un po' fatica, è forte. Sì. Faccio un po' fatica a capire la quadra che dà alla squadra. Sì. Nel senso che non ha una posizione, non ha un ruolo, un qualcosa che dici, Reinders. Sì, è vero, è vero. Ieri in particolare ho detto, Reinders. Perché non è Diciamo che un po' difensivamente non dà un inconcludente. grande apporto, ieri ce lo si ieri- aspettava di più. Offensivamente sì, nella fase di passaggio, Però ieri ma tanti nella fase di passaggini, rifinitura, un nella po' fase così. di tiro in porta, sappiamo bene che Quindi- può migliorare molto. Diciamo che forse abbiamo un po' esagerato all'inizio a paragonarlo a Rijkaard, a Rijkaard. Zidane. Però sì, ieri diciamo che dalle mezzali ci aspettavamo di più e non c'è stata un grande Questo un apporto grande a centrocampo un po' sono mancato. d'accordo. Volevo chiudere negli ultimi 2 minuti che ci rimangono di questa puntata sullo stadio, perché per la prima volta da che andiamo a San Siro, secondo me, in questi 2 anni di terzo anello, abbiamo assistito forse a un clima un po' più spento, una curva non troppo... Sì, un po' più tranquilla. Nonostante all'inizio l'atmosfera fosse proprio bollente, Sì. ero proprio gasato, non c'è stato il coro, non ci sono stati cori più importanti, non ci sono Tra stati l'altro- momenti di grande, no? Di grande... Questo è un altro discorso che abbiamo avuto, per cui noi sosteniamo che rispetto ad altre partite la curva sud si sia sentita di meno, e altri ci facevano notare, ma perché c'erano tanti tifosi della Juve, la curva della Juve cantava molto e via dicendo. Ma
ti vorrei ricordare l'andata di Champions dell'anno scorso. Allora, l'andata di Champions dell'anno scorso non era... Della semifinale, intendi? La semifinale, Okay, sì. Non c'era soltanto il terzo anello verde di tifosi, c'era l'intera curva nord, Certo. che vi assicuro cantava tanto. Beh, E ovviamente. comunque, secondo me, in quel caso... Un saluto agli amici della curva, sì, gli No, amici della curva nord. Va, non faccio gesti perché poi dopo... Però l'anno scorso alla semifinale di Champions a Curva Sud si sentiva per 90 Sì, è vero, minuti. è vero, è vero, è Questa vero. volta, quindi non si può dire che il paragone è che con la curva della Juve cantavi più. Semplicemente c'è stata una curva un po' più tranquilla. Chissà perché. Boh, io ho pensato che potesse essere un po' come gesto di protesta, visto anche la coreografia. Cosa ne pensi della sacrosanta. coreografia? No, Se penso che sia giusto. raccontiamo un prezzo al tetto un tetto al prezzo dei biglietti è una per il cosa settore fondamentale ospiti. e su cui ricalcheremo anche nelle prossime puntate, perché l'arrivo del nuovo stadio emoziona tutti, siamo tutti contenti, ma non bisogna arrivare a far pagare il biglietto 50, 60, questo- 80, 100 euro. L'importanza della tribuna, cioè di posti tifosi. popolari anche a basso prezzo nello stadio, deve essere garantita dalla prima all'ultima partita. Non saremmo terzo anello con dei Se non lo biglietti a pensassimo. 600 Esatto, euro. a Terzanello stagione. si batterà da qui alla costruzione dello stadio perché vengano garantiti dei Io posti. non ho soldi, ragazzi. Esatto. Cioè, se non alle posso persone che hanno permettermelo. di meno e che hanno comunque il diritto a vedere il Milan, soprattutto quando vince, ma anche quando perde 1-0 con la Juventus. E magari un po' meno. Esatto. Chiudiamo la puntata dicendovi che dalla prossima puntata di Terzo Anello, tra 2 settimane, inizieremo a fare qualche intervistina fuori dallo stadio per sentire un po' prima e dopo la partita che cosa ne pensate. Per vedere la felicità prima e le lacrime dopo. Esatto, l'ingresso a cui ci trovate è l'ingresso 12, se volete farvi intervistare avete presente come siamo. Purtroppo ci avete purtroppo siamo visti. così, quindi veniteci a trovare, facciamo Settore 334, fila 2, ci trovate lì, abbiamo tutto il tempo per parlare un po' insieme della partita. Entrate nel gruppo Telegram, iscrivetevi al canale YouTube di Radio Rossonera. Rossonera. C'è ancora qualcuno che non l'ha fatto. Incredibile. Una cosa incredibile. Ci Non mi vediamo lasciano andare a presto. casa, ragazzi. Esatto. Se non vi iscrivete, Forza. sono qua da giorni. Ci vediamo presto, forza Milan, Milan. ci attendono Paris Saint-Germain e Napoli. Settimana tranquilla, Paris Saint-Germain, Napoli, Paris Saint-Germain e Udinese, che comunque è sempre Ci una rivediamo a spadaccia. Milano Udinese, faremo un po' il bilancio di questa settimana incredibile. Ciao a ragazzi, tutti. ci vediamo. Locatelli, ci siamo Scrivici, capiti, spiegaci. Mai più. Che è successo? Mai più. Forza Milan. Ciao a Ciao. tutti. Nella casa Che niente la TV anche oggi! Giorgio Travito. Terzo anello. Il Milan visto dall'alto.